La metropoli di Mosca oggi conta più di 11 milioni di abitanti. Ma 800 anni fa non era che un piccolo villaggio sulle sponde del fiume Moscova. Un piccolo insediamento circondato da semplici difese di legno, che non faceva certo pensare al suo grandioso futuro, né alla sua capacità di superare le avversità. Mosca veniva spesso attaccata e distrutta. Eppure, ogni volta rinasceva dalle proprie ceneri, più forte e con difese migliori di prima. Venne messa alla prova la prima volta nel 1238. Questa volta dovettero affrontare un nuovo nemico: i mongoli. Mosca era per lo più ignara del crescente pericolo nell'Asia centrale. Gengis Khan, fondatore del grande impero mongolo, aveva conquistato quasi l'intero continente asiatico. I suoi discendenti continuarono il suo lavoro di espansione dell'impero. Suo nipote, Batu Khan, condusse gli eserciti di ciò che sarebbe diventata l'Orda d'Oro. Il loro obiettivo: estrarre denaro dai principati che conquistavano. Uno dopo l'altro, gli stati della regione, noti come la Rus, caddero dinanzi all'Orda d'Oro. Mosca sarebbe stata la prossima. Nel 1238, l'Orda d'Oro mongola circondò Mosca e assediò le sue mura di legno. Avrebbe resistito solo 5 giorni. Mosca bruciò. Avrebbe potuto essere la fine di Mosca, ma i suoi abitanti erano resilienti. Non avrebbero abbandonato casa, né il controllo del fiume Moscova, un'importante rotta commerciale. Iniziarono a ricostruire e rinforzare le difese di Mosca. Eppure rimase una domanda: il terrore sarebbe mai tornato? Daniele di Mosca. Nel XIII secolo, Mosca era caduta sotto l'invasione mongola per poi venire ricostruita dalle sue ceneri. Ma tra tutti i principati della Rus, Mosca era ancora uno dei più piccoli e meno potenti. Almeno finché non salì al trono un nuovo principe. Il 1272 vide l'insediamento di Daniele di Russia come principe di Mosca, il figlio minore di Alexander Nevsky, l'eroe della Rus. Dopo un timido inizio, Daniele aumentò l'influenza di Mosca attraverso alleanze diplomatiche e forti difese cittadine. Fu un esempio di soluzioni pacifiche, e si ritiene che abbia preso parte a una sola battaglia. Alla fine del suo regno, Daniele controllava tutto il fiume Moscova, innescando il passaggio di Mosca da città a stato. I discendenti di Daniele, a loro volta, sarebbero saliti al trono come i principi più potenti di tutta la Rus, cementando il diritto a regnare della dinastia di Mosca. Nel 1330 Mosca controllava tutto il territorio che comprendeva l'intero corso del fiume Moscova. Aveva ben altre ambizioni. Mosca continuò a espandere i suoi confini, grazie al benessere e non tramite le guerre. La sua tattica era quella di acquistare terre in mano a sovrani in bancarotta, procurandosi così intere città e villaggi. Dato che Mosca era ancora un vassallo del possente impero mongolo, doveva inviare emissari per pagare loro i tributi. E i confini in continua espansione di Mosca significavano sempre più introiti per i mongoli. Ma non tutti furono felici dell'ascesa di Mosca.
Con l'aumentare dell'influenza e del potere di Mosca, il suo gran principe, Demetrio di Russia, rinforzò le sue vulnerabili difese. La sua fortezza di legno, il Cremlino, venne ricostruita. Questa volta in pietra. Ma nemmeno le mura scoraggiarono i suoi nemici. Nel 1368 la Lituania vide la continua espansione di Mosca come una vera minaccia. Unendo le sue forze con il principato di Tver, decisero di sfidare il suo dominio. Attaccarono Mosca, ma le mura di pietra ressero e il nemico si ritirò. La tensione tra le fazioni non accennò a placarsi. Nel 1370 Mosca marciò verso territori appartenenti sia a Tver che alla Lituania, dando così il via a una guerra totale. Seguirono anni di sanguinosi conflitti, finché il Gran Principe di Mosca, Demetrio di Russia, non sconfisse entrambi i nemici. Eppure Mosca era ancora vassallo dell'impero mongolo, al quale doveva i tributi. Mosca doveva pagare il dovuto o affrontare le conseguenze. Ushquinnichi. A terrorizzare le rotte commerciali della Russia medioevale c'erano delle bande di pirati, noti come Ushquinnichi. Nonostante non fossero molto numerosi, i loro attacchi avrebbero scosso profondamente le relazioni tra Mongolia e Rusiani. Sempre più spesso, questi banditi derubavano carichi importanti di argento, conquistavano villaggi interi e controllavano il trasporto fluviale, derubavano i mercanti e rivendevano la loro merce per ricavarne profitti. Ben presto, l'afflusso di argento venne interrotto, determinando un vero e proprio disastro per i principi rusiani. A causa dei banditi, non riuscivano a pagare i tributi all'orda, e così la vendetta da parte dei mongoli era sempre più imminente. I principi disperati provarono varie volte a fermare le razzie dei banditi e ristabilire delle rotte commerciali sicure. Ma i loro sforzi furono vani. Il Khan stava perdendo la pazienza. Nel 1375, il tributo che Mosca doveva ai mongoli era di 4.000 rubli d'argento, 1.000 rubli d'oro e 1.000 pellicce. Il tributo era pagato in natura, e consisteva in grano, bestiame, pelle e altri prodotti. Il tributo era un'imposizione molto pesante per i russi, e spesso causava povertà e fame. I russi cercarono di ridurre il tributo in ogni modo possibile, ma i mongoli erano intransigenti. Nel 1375, il principe di Mosca, Dmitrij Donskoi, si rifiutò di pagare il tributo. Questo rifiuto portò alla battaglia di Kulikovo, che fu una vittoria decisiva per i russi. Dopo la battaglia di Kulikovo, i mongoli non furono più in grado di imporre il tributo ai russi. Tuttavia, il tributo fu formalmente abolito solo nel 1480, quando Ivan III di Russia sconfisse i mongoli nella battaglia di Kazan. Ecco un elenco dettagliato del tributo che Mosca doveva ai mongoli nel 1375. 4.000 rubli d'argento, equivalente a circa 100.000 dollari USA attuali. 1.000 rubli d'oro, equivalente a circa 25.000 dollari USA attuali. 1.000 pellicce, di volpe, zibellino, sciacallo e altri animali. Inoltre, Mosca doveva fornire ai mongoli un certo numero di soldati per servire nell'esercito mongolo. Il tributo era un simbolo della subordinazione della Russia ai mongoli. Il rifiuto di Dmitrij Donskoi di pagare il tributo fu un passo importante verso l'indipendenza della Russia. Sotto il regno del grande principe Demetrio, Mosca si era arricchita e si era alleata con vecchi avversari. Insieme, gli alleati rusiani erano pronti a sfidare il dominio dei mongoli e smettere di pagare loro i tributi. Sulle sponde del fiume Don, Demetrio avrebbe rischiato la vita per diventare il primo leader rusiano a sconfiggere l'orda in battaglia.
La battaglia si aprì con un duello tra due campioni. Il campione russo era Alexandre Peresvet, un monaco dell'Abbazia della Trinità, inviato in battaglia da San Sergio, mentre il campione dell'Orda era Temir Murza. I campioni si uccisero a vicenda al primo scontro, anche se secondo la leggenda russa, Peresvet non cadde dalla sella, al contrario di Temir Murza. Dopo circa 3 ore di battaglia, da mezzogiorno alle 3, le forze russe riuscirono, anche se con grandi perdite, a respingere l'attacco dell'Orda. La cavalleria di Vladimir, principe di Serpukhov, cugino di Dmitri, guidata dal principale stratega della battaglia, Dmitrij Bobrok, principe di Volinia, lanciò un contrattacco a sorpresa sul fianco, conseguendo la vittoria sulle forze dell'Orda. Mamai fuggì in Crimea, dove venne assassinato dai suoi nemici, lasciando il comando dell'Orda a Toktami. Questa vittoria segnò l'inizio della fine per il dominio mongolo sulla Russia. San Demetrio Donskoi. Il Gran Principe Demetrio non andò sempre d'accordo con la gerarchia della Chiesa ortodossa. Ma la sua grande vittoria presso Kulikovo lo rese un eroe nazionale, ricordato ancora oggi per aver invertito le sorti della battaglia per conquistare l'indipendenza rusiana dall'Orda mongola. Nacquero leggende su quella battaglia, inclusa una storia secondo la quale l'abate Sergei di Radones benedì il principe e inviò i suoi 2 monaci più valorosi in battaglia assieme a Demetrio per ispirare le sue truppe e dare una legittimazione spirituale al combattimento. Nonostante ciò, la Chiesa ortodossa non dimenticò presto i conflitti dei leader spirituali con Demetrio. Fu solo nel 1988, quasi 600 anni dopo la sua grande vittoria, che la Chiesa rese Santo Demetrio di Russia, conferendogli lo stato religioso per rispecchiare la sua importanza storica e culturale. La mattina dell'8 settembre 1380, presso Kulikovo, l'esercito dei rusiani, comandato da Mosca, sconfisse i mongoli per la prima volta. Fu una delle battaglie chiave del Medioevo e divenne un evento fondamentale che avrebbe trasformato Mosca nella futura capitale della Russia. Per la prima volta, i principati rivali avevano unito le forze con Mosca per sconfiggere un nemico comune. Ora molti principati della Russia cominciarono a considerarsi una sola entità. I futuri leader di Mosca avrebbero attinto alla memoria di questa battaglia per rivendicare la loro posizione suprema in Russia. Il Gran Principe di Mosca, Demetrio di Russia, aveva condotto i principati della Russia alla vittoria contro i mongoli, rafforzando così il suo dominio. Ma per la leadership mongola, la sconfitta presso la battaglia di Kulikovo fu disastrosa. Il condottiero della loro Orda d'Oro venne detronizzato da un discendente di Gengis Khan. Il suo nome era Toktamish. E Toktamish non avrebbe permesso alla Rus traditrice, comandata da Mosca, di farla franca con la ribellione. 2 anni dopo la loro sconfitta a Kulikovo, l'Orda d'Oro di Toktamish si mise in viaggio per attaccare Mosca. La città non aveva subito l'ira dei mongoli per più di un secolo. Ma tutto questo stava per cambiare. L'impero vacilla. Il grande e potente impero mongolo aveva tenuto sotto il suo controllo la Moscovia per quasi 2 secoli. Ma nonostante il suo potere, l'impero non era immune alla guerra civile. I nipoti di Gengis Khan a est avevano combattuto aspramente per il titolo di Gran Khan. E più tardi, a ovest, alcuni rami della famiglia in competizione tra di loro si contesero la supremazia della Russia, della Persia e della Crimea. Toktamish Khan dell'Orda d'Oro rimase coinvolto in una lunga serie di conflitti violenti con un suo precedente sostenitore, Timur, il Khan regnante nel Medio Oriente. Timur era forte e la guerra si stava rivelando devastante per Toktamish. Perse il suo esercito, la sua capitale e infine fu costretto alla fuga.
Mentre ciò che restava dell'Orda d'Oro combatteva i Khanati vicini, era arrivato il momento per la Moscovia di sfruttare la debolezza dei suoi signori di lunga data. Nel secolo successivo all'attacco vendicativo dei mongoli su Mosca, il figlio e il nipote di Demetrio Donskoi si aggrapparono al trono rusiano. Tra vecchie rivalità e fragili alleanze, il pronipote di Demetrio, Ivan III, iniziò a consolidare il controllo di Mosca su tutta la Russia. Ma una repubblica indipendente non intendeva cedere a Mosca, il ricco centro commerciale. La Repubblica di Novgorod, una città-stato indipendente situata a nord-ovest della Russia, fu conquistata da Ivan III di Mosca nel 1478. La caduta di Novgorod segnò la fine di un'era di autonomia per le città-stato russe e l'inizio dell'ascesa di Mosca come potenza imperiale. Ci sono una serie di fattori che hanno contribuito alla caduta di Novgorod. Innanzitutto, la città era divisa al suo interno. Il conflitto tra i boiardi, la nobiltà locale, e il popolo comune aveva indebolito la Repubblica. In secondo luogo, Novgorod era circondata da nemici. La Svezia e la Lituania avevano ripetutamente invaso la città, e Mosca rappresentava una minaccia sempre più grande. Nel 1471, Ivan III invase Novgorod e sconfisse l'esercito della città nella battaglia di Shilon. La sconfitta di Novgorod fu un duro colpo per la Repubblica, ma la città non si arrese. Nel 1477, un gruppo di boiardi, guidati da Marfa Boretskaya, si ribellò a Ivan III. La rivolta fu soffocata nel sangue, e Marfa fu esiliata. Nel 1478, Ivan III invase nuovamente Novgorod. Questa volta, la città si arrese senza combattere. Ivan III dichiarò Novgorod una provincia di Mosca e abolì le sue istituzioni democratiche. La caduta di Novgorod fu un evento epocale nella storia russa. Segnò la fine di un'era di autonomia per le città-stato russe e l'inizio dell'ascesa di Mosca come potenza imperiale. Ecco alcuni dettagli aggiuntivi sulla caduta di Novgorod. Ivan III, il principe di Mosca, era determinato a conquistare Novgorod. La città era divisa al suo interno, e questo ha reso la sua conquista più facile. Novgorod era circondata da nemici, e questo ha reso più difficile la sua difesa. La città si arrese senza combattere nel 1478. La caduta di Novgorod ha avuto un profondo impatto sulla storia della Russia. Ha portato alla nascita di uno Stato russo unificato, e ha contribuito alla nascita della Russia moderna. Marfa la sindaca. Marfa, la sindaca di Novgorod, viene ricordata dalla storia sia come una leggendaria eroina del popolo, sia come un'eretica traditrice. Novgorod aveva resistito per un decennio ai tentativi di assoggettarla da parte dei moscoviti, e fu Marfa, la vedova del sindaco di Novgorod, a essere elevata a carismatica leader della Repubblica che si oppose al potente tiranno di Mosca, Ivan III. Nel frattempo, la Chiesa ortodossa russa temeva la diffusione del cattolicesimo nella Moscovia e così si oppose alle relazioni amichevoli che Novgorod coltivava con i signori occidentali. La Chiesa aveva bisogno di un demone in carne e ossa da incolpare. Marfa, essendo una donna ricca e influente, divenne il loro bersaglio. Quando Novgorod cadde infine nelle mani di Mosca, Marfa fu esiliata e le sue terre confiscate e scomparve dalla storia. Della vera Marfa non si sa molto, ma le sue due leggende gemelle continuano a vivere nelle tradizioni popolari. Mentre Ivan III consolidava il potere di Mosca, l'Orda d'Oro stava soccombendo alla discordia. Facendo leva su questa debolezza, Ivan non pagò il tributo, equipaggiò i suoi uomini e marciò per incontrare l'esercito del Khan. Sulle sponde del fiume Ugra, i ribelli rusiani si prepararono a contrastare gli oltre 200 anni di dominio mongolo. Fabbrica di cannoni. Dall'altra parte del fiume Ugra, l'esercito mongolo fu accolto dai formidabili cannoni schierati da Ivan III e si ritirò. Fu l'ultima resistenza, una dimostrazione di forza, che liberò i moscoviti dai loro conquistatori. Sotto il dominio di Ivan III, la potenza di fuoco rusiana crebbe ancora più rapidamente.
Se prima i rusiani avevano usato solamente i semplici cannoni dei loro vicini per difendersi dagli assedi, ora Mosca aveva una propria fabbrica di cannoni, una grande fonderia nella quale venivano prodotti giganteschi cannoni di bronzo con carrelli che ne permettevano lo spostamento. Ora era possibile trasportarli sul campo di battaglia, e grazie alla loro potenza di fuoco erano in grado di spazzare via mura di pietra e mettere in ginocchio città intere. I cannoni moscoviti avrebbero continuato a evolversi per rappresentare l'imponente potenza militare dei rusiani. Nel 1480 l'esercito di Mosca, condotto da Ivan III, si scontrò con l'esercito mongolo presso le sponde del fiume Ugra. Ma i moscoviti, armati di cannoni, erano troppo potenti per l'esercito mongolo. Quando i mongoli capirono che i rinforzi non sarebbero arrivati, si ritirarono. Adesso Ivan III era libero di esplorare la sua ambizione di espandere Mosca ancora di più. Nonostante la rapida ascesa di Mosca, era ancora un vassallo dell'impero mongolo. Dopo la battaglia presso il fiume Ugra, il continuo rifiutarsi da parte di Ivan III di pagare i tributi ai mongoli li inimicò ancora di più. Eppure, la rappresaglia non avvenne mai. Si erano sviluppate delle scissioni ai più alti livelli del dominio mongolo e l'Orda d'Oro si frantumò in piccoli khanati assediati da lotte interne. E così Mosca fu libera di espandersi. Ivan III continuò a prendere il controllo dei principati rusiani minori, con ogni mezzo necessario. Alcuni erano da oltre 100 anni sotto il dominio di uno storico nemico, la Lituania. Ivan III era determinato a riconquistarli. All'alba del 1500 aveva trasformato Mosca in qualcosa di più di una semplice città o stato. Era un'entità che, secondo lui, rappresentava tutti i rusiani. Il successore di Ivan, Basilio III, avrebbe combattuto per riprendersi le terre dalla Lituania, che credeva appartenessero a Mosca. Nel 1500 la Moscovia e la Lituania entrarono in guerra. La guerra fu causata da una serie di fattori, tra cui la rivalità tra i due stati per il controllo delle terre della Rus, la crescente potenza della Moscovia e la debolezza della Lituania. La guerra iniziò nel maggio del 1500, quando Ivan III, il principe di Mosca, approfittò di una campagna polacco-ungherese pianificata contro l'impero ottomano. Ivan III invase la Lituania e sconfisse l'esercito lituano nella battaglia di Vyborg. La Lituania fu costretta a chiedere la pace, e il Trattato di Vyborg, firmato nel 1503, concesse alla Moscovia una serie di territori, tra cui la Carelia, la Livonia e la Smolensk. La guerra del 1500 fu un importante successo per la Moscovia. La vittoria confermò la posizione della Moscovia come potenza dominante nella Russia e contribuì alla sua espansione verso ovest. Nel 1498, presso la cattedrale dell'Assunzione, ebbe luogo uno degli spettacoli più maestosi dell'epoca, l'incoronazione del nipote di Ivan III, Demetrio di Russia, come Gran Principe di Mosca ed erede di Ivan al titolo di Gran Principe di tutta la Rus. La costruzione era adorna di cupole splendenti, trasudava un'unione perfetta tra la tradizione e l'architettura rinascimentale e, al suo interno, un'imponente parete di icone religiose riccamente dipinte osservava la congregazione. L'opulenza della cerimonia venne dettata dai ministri di Ivan III per stabilire oltre ogni dubbio la sede del potere russiano a Mosca. Demetrio il nipote avrebbe poi perso la propria posizione come erede di suo zio, Basilio, e avrebbe passato il resto dei suoi giorni in prigione. Ciò nonostante, Ivan continuò a usare elaborate cerimonie e monumenti adornati per festeggiare l'influenza di Mosca. Questo retaggio di potere e spettacolo gli sarebbe valso il soprannome postumo di Ivan il Grande.
A seguito della crescita di Mosca a ovest, Ivan IV salì al trono e riprese i piani di espansione verso oriente dei suoi antenati. Il Khanato tartaro di Kazan si trovava appena oltre il confine, ma i Tartar avevano resistito a molti assedi rusiani in passato. Nel suo ultimo tentativo di conquistare le terre tartare, Ivan avrebbe schierato nuove e audaci strategie. L'assedio di Kazan del 1552 fu l'atto conclusivo delle guerre russo-Kazan. Portò alla caduta del Khanato di Kazan, un khanato mongolo che occupava il territorio dell'attuale Tatarstan. L'assedio iniziò il 22 agosto 1552 e durò 2 mesi. Le forze russe, guidate da Ivan IV, lo zar di Russia, erano molto più numerose delle forze tatare. I russi avevano anche un vantaggio tecnologico, grazie ai loro cannoni. I russi bombardarono le mura di Kazan per settimane, causando gravi danni. Il 3 ottobre, i russi lanciarono un attacco generale e riuscirono a entrare in città. I tatari furono sconfitti e la città cadde in mano ai russi. La caduta di Kazan fu un evento importante nella storia russa. Segnò l'inizio dell'espansione russa in Asia e la fine della minaccia mongola per la Russia. Ivan il Terribile. La vittoria di Ivan IV sul Khanato di Kazan contrassegnò l'inizio dell'espansione russa in Asia. Per commemorare questa grande battaglia, Ivan commissionò la costruzione del più elaborato monumento che il mondo avesse mai visto, la cattedrale di San Basilio a Mosca. Ma mentre Ivan avanzava sempre più in territorio nemico, il costo delle sue spese passò al popolo russiano. Le altissime tasse presto disseminarono il malcontento nelle province. Sicuro che la ribellione fosse prossima, Ivan inviò la sua temuta polizia privata per cacciare i dissidenti politici e, convinto del loro tradimento, ordinò anche l'arresto o l'uccisione di qualsiasi parente che un giorno avrebbe potuto mettere in discussione la legittima ascesa al trono di suo figlio. Una generazione dopo, la Moscovia sarebbe rimasta senza eredi. La dinastia che aveva regnato per secoli, iniziata da Daniele di Mosca, finì clamorosamente. Ivan IV aveva fatto breccia nelle mura dell'antica città di Kazan e il suo esercito ne invase le strade. Braccarono i difensori e i loro alleati e saccheggiarono la città senza pietà. Kazan era caduta dinanzi all'inarrestabile potenza militare e alle innovative strategie della macchina bellica moscovita. Negli anni che seguirono, Ivan IV affrontò una guerra dopo l'altra per portare nuovi e ampi territori sotto il dominio di Mosca. Agli inizi del 1547 si era autoproclamato zar di tutta la Russia e la sua insaziabile fame di conquiste impostò la rotta di chi avrebbe regnato dopo di lui. Mosca non era più un piccolo forte presso le rive del fiume Moscova. Era sopravvissuta a secoli di oppressione mongola e alle guerre con i suoi vicini. La sua evoluzione da forte a città, a stato e a impero sarebbe continuata. L'ascesa di Mosca trasformò la Russia in una delle più grandi superpotenze della storia.